Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una torta di mele frullate, una torta semplicissima da preparare, velocissima, alla portata di tutti, ma il risultato è davvero straordinario. La sua consistenza sarà umida e cremosa, scioglievole, vi lascerà davvero senza parole. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per realizzare la nostra torta di mele frullate abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 3 uova, farina 0 o 00, lievito vanigliato, zeste di limone, zenzero in polvere e cannella, zucchero, latte, burro sciolto e riportato a temperatura ambiente e infine mele. Le ho tagliate a pezzettini e ho messo sopra qualche goccia di limone per evitarne l'ossidazione. I pesi di tutti gli ingredienti, come al solito, sono riportati in info box sotto il video. Per prima cosa dobbiamo frullare le mele e io utilizzerò un mini primer. Ora aggiungo zeste di limone, zenzero in polvere e cannella. Frullo ancora per qualche secondo e le mele sono pronte. Ora la purea di mele la possiamo lasciare da una parte e procediamo a realizzare l'impasto della torta. Per prima cosa dobbiamo aggiungere lo zucchero alle uova e lavoriamo col frullatore per 3-4 minuti. Le uova sono belle spumose e ora aggiungiamo il burro. E lavoriamo con le fruste per un minuto ancora. Ora è il momento del latte. E andiamo ancora per un minuto. Adesso setaccio il lievito all'interno della ciotola della farina. Miscelo le due polveri e gradualmente aggiungo le polveri al resto degli ingredienti. Setacciandole. Abbiamo raggiunto una buona consistenza del nostro impasto. Adesso in 3 volte aggiungiamo le mele.
Togliamo le fruste perché non ci servono più. Vedete come è cambiata la consistenza? L'impasto era sufficientemente denso e avendo aggiunto invece la purea di mele è diventato ora molto più fluido. Ora possiamo mettere l'impasto all'interno di uno stampo. Io ho imburrato, infarinato e ho messo sul fondo un foglio di carta da forno in uno stampo svasato con base da 24 cm. E ora siamo pronti per infornare la nostra torta di mele frullate. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 170 gradi e lascerò cuocere la torta per 50 minuti circa. Prima di sfornare farò la prova a stecchino. Ecco la torta di mele frullate appena uscita dal forno. Ora la lasciamo raffreddare completamente e poi la mettiamo su un piatto da portata e vediamo l'interno. Ho messo la torta su un piatto da portata, voglio farvi vedere la sofficità incredibile di questa torta. Adesso possiamo portarla in tavola così perché questo punto di doratura è perfetto, mi raccomando anche voi non lasciate superare questa doratura, oppure possiamo metterci dello zucchero a velo. Io opto per la seconda scelta e metto così dello zucchero a velo. Io sono solita portare in tavola il mio dolce in questo modo, già affettato. Adesso vediamo un pochino come risulta la nostra torta. Eccola qui. È una torta cremosa, umida, profumatissima, soffice, insomma è davvero da provare. Bene, anche per oggi è tutto, io mi auguro che questa torta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.